Ciao, mi sono mosso a compassione per quanto riguarda le abitudini e la ristrutturazione delle abitudini. Quindi nello short ne faccio uno solamente per le abitudini perché gli impenitenti lo spiegone non ce la fanno. 20 minuti sono dura per tutti. Prima di passare alle abitudini e come ristrutturarle, vi invito a cliccare iscriviti sul canale e a cliccare anche la campanellina se potete, perché questo sapete che mi aiuta in questo progetto con YouTube e mi consente di portare avanti questa produzione di contenuti che sono collegati. Venendo alle abitudini, dobbiamo parlare di conscio e inconscio, perché le abitudini sono molto collegate a quello che abbiamo detto riguardo alle convinzioni. Perché, come le convinzioni, anche le abitudini vengono sviluppate a livello inconscio. Brevissima parentesi, conscio e inconscio. Il conscio è tutto quello che facciamo, diciamo, pensiamo e ci accorgiamo, mentre lo diciamo, facciamo, pensiamo. L'inconscio è tutto quello che facciamo, diciamo e pensiamo in maniera automatica, senza pensarci. Quindi diciamo che il nostro sistema nervoso centrale organizza tutte le cose nuove, difficili, sfide, cose al conscio, perché ci deve pensare, non è abituato a fare quelle cose e deve trovare una soluzione per una strategia per capire come fare. Tutte le cose che abbiamo imparato, sappiamo, facciamo abitudinariamente, le affidiamo all'inconscio perché lui può fare 20 cose, 1000, 100.000 insieme e di conseguenza, siccome quel determinato ambito, compito e azione non richiede un grosso sforzo di ragionamento perché è un qualcosa che facciamo abitudinariamente, come si dice, lo affidiamo all'inconscio. Il problema dove nasce? Nasce come per le convenzioni quando le determinate abitudini potrebbero essere non massimamente produttive. Oppure una cosa siamo abituati a farla in un determinato ambito, in una maniera e va bene, farla alla stessa maniera in un altro ambito non va bene. Ok? Il problema qual è? Che il nostro sistema nervoso centrale ha affidato all'inconscio quell'azione, farla in quella maniera perché così non ci deve pensare e giustamente dedica il conscio a altre cose più importanti, più nuove, su cui c'è da pensare e c'è da lavorare. Il problema è che quando noi andiamo sull'abitudine, sull'inconscio in automatico, by definition, facciamo difficoltà a capire se questa cosa sta funzionando oppure no, perché la facciamo in automatico, il conscio sta su un'altra cosa, ok? Quando ci rendiamo conto che quell'abitudine in realtà non è così produttiva in quell'ambito, il trucchetto per ristrutturarla è questo. Primo, accorgersi che quella cosa che abitudinariamente facciamo in quella maniera perché dobbiamo risparmiare tempo e energie non produce un risultato soddisfacente. Secondo, dobbiamo riportare quell'azione con quella strategia, con lo svolgere quell'azione in quella maniera, la dobbiamo portare dall'inconscio al conscio. Cioè, mentre facciamo quelle azioni in quegli ambiti, in quelle determinate circostanze, dobbiamo pensare quello che stiamo facendo e, con l'aiuto del conscio, trovare una strategia per fare quell'azione in una maniera diversa. All'inizio questa cosa è difficilissima. Perché? Primo perché siamo abituati a fare la cosa in quella maniera e non ci va di cambiarla. Secondo perché oggettivamente coinvolgere il conscio per ristrutturare una cosa che facevamo già in una certa maniera è più complicato. La buona notizia qual è? Che quando abbiamo ristrutturato l'azione, abbiamo trovato una strategia più efficace, dobbiamo pensarci a quella nuova strategia mentre facciamo quella nuova cosa solamente per n volte, le prime volte. Piano piano quella cosa ridiventerà un'abitudine, ma ridiventerà un'abitudine inconscia, ristrutturata in maniera che quell'azione sia più produttiva. Ok? Secondo me sui 5 minuti ci sto. Vi ricordo, se vi piace i contenuti e iniziate a vedere i collegamenti tra le varie sessioni, cliccate su iscriviti, stamattina eravamo a 39 iscritti, vediamo, non mettiamo le dita alla provvidenza, se potete cliccate pure sulla campanella e io continuo a produrre contenuti che spero che vi piacciono. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.